Ciao ragazzi, come state? E benvenuto al mio canale di YouTube di nuovo. Scusate perché non ho parlato troppo in italiano. Sinceramente sono stata, troppo impegnata, diciamo, imparata da morire, perché, tratto di concentrarmi all'arabo, e poi ho cominciato di nuovo di studiare un po' il cinese. Poi nel mio tempo libero provo di, sì, di imparare la lingua francese ed anche di praticare tutte le lingue che so, allora praticamente mi manca il tempo. Eh sì. Allora, parlando di italiano, vedremo un'altra cosa. Sì, vi volevo dire delle serie italiane che mi piacciono da morire e che posso raccomandare. Allora, se voi siete principianti in italiano, ciò che posso raccomandare assolutamente sono le dramme, okay, A1 oppure A2, va bene? Allora, prima, di tutto, mi piaceva tantissimo la serie Capri. Capri. Perché si tratta di una storia di amore, sì, 2 ragazzi sono fratelli, hanno le sue vite private, eccetera, e un fratello, minore, all'inizio sarà come una persona cattiva per non essere la parolacce, siccome questo è live, questo è in diretta, no, allora sì, non sarà una buona persona, ma poi si arrepentirà. Vedrete voi, e perché e come sia cambiato. È una storia molto interessante. Sì, mentre i il più grande è sempre più serio, più tranquillo, è stata una persona, diciamo, buona, sì. È molto carina la serie Capri, non vi dico niente di più, lascio a voi per guardare. Okay, allora, se parliamo un'altra serie, per esempio, se voi avete come A2 un sì, A22 più o meno, potete guardare anche la serie Tutti pazzi per amore. Tutti pazzi per amore. Allora, come dice il titolo, si parla della gente un po' pazza, in un modo positivo, cosa succede, com'è la sua vita, eccetera, no, uhm, e credo che sì, più o meno tutte le serie a questo tipo, sono buone per i principianti. È ovvio, non soltanto questo, ma potete guardare anche, i programmi per i bambini. Per esempio, potete guardare, ehm, Tom e Jerry, ovvio, tutti sappiamo questo. Sì, ma ovviamente potete, cercare anche tutti questi programmi che hanno fatto gli americani oppure britannici, solo basta di tradurlo in italiano, no, ed ecco così potete guardare. Ehm, è l'unico programma, che io conosco e che ha fatto dalla gente italiana è Pinocchio, ma Pinocchio è un programma così basato alla storia, è un racconto Pinocchio, no, perché parla da un bambino che non è stato cattivo, ma, ehm, per la gente sbagliata, diciamo così, per i suoi, amici, non andava a scuola, sempre c'era qualche, situazione
pericolosa per lui ed ogni volta che lui diceva una bugia il suo naso diventava così. Grande, 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 grande. Okay, d'accordo, tutti sappiamo questa storia, ma potete guardarlo e leggerlo, ovvio. Okay, allora se voi avete allora B1 e B2 ciò che posso raccomandare sono tutte le serie di crimine. Allora, per esempio, tutto che potete, trovare su RaiPlay quando scrivete "un commissario" oppure "il commissario", eccetera. Uhm, per esempio, ciò che amo da morire è Il commissario Montalbano. Montalbano. Allora, perché io ho scelto per il livello B1 e B2? Perché adesso avete un vocabolario sufficiente per, ehm, per parlare, diciamo, bene e adesso potete imparare anche le cose un po' più, serie, ehm relazionate anche con la polizia, con il crimine, eccetera, perché non si sa mai quando voi avete intenzione di utilizzarli. Ovvio, diciamo che non dico che non saranno le parolacce sono, mhmm, parte del linguaggio, no, ma, ehm, ma anche altre cose, no. Uhm, eh sì. Poi, sì, credo che anche della mafia potete guardare. Uno dei film che ho guardato e che mi è piaciuto, e tutti sappiamo questo, era Il Padrino. Il Padrino. Uhm, sì, e poi cos'altro posso raccomandare? Boh, credo che credo che questo sarebbe tutto. Poi, per C1, mh, allora C1, C2, cosa potete guardare? Canali di della scienza, canali della scienza, come, Animal Planet in italiano, Geografia Nazionale in italiano, eccetera, no, potete guardare, ehm, per esempio il canale, di Rai, perché Rai ci sono tanti canali di dal Rai 1 fino a Rai 5, poi avete Rai Yo-Yo, Rai Sport, Rai non so, tante ovvio ci sono anche altri canali, italiani, per esempio Canale 5 e non so che cos'altro. Là anche potete guardare, le notizie, oppure alcuni programmi di cultura, eccetera, eccetera. Poi, se parliamo da programma, cosa posso raccomandare? Posso raccomandare ad esempio, boh, alcune commedie, no, ehm, ovvio tutte le commedie che potete trovare sono buone. Oppure alcuni, film, documentari che parlano dai scrittori, parlano ehm, non lo so, magari politici, non lo so. Poi cosa posso raccomandare? Ah-ah, so che magari alcuni di voi
non sono troppo interessanti politica, ma, secondo me seguire i politici su Twitter, su Instagram, su YouTube, eccetera, è perfetto per questo livello. Allora, seguire i politici. Allora, qui non mi riferisco soltanto al presidente, ovvio, lui è il principale, no, ma, anche, il governatore, anche il premier, cioè il suo, assistente e tutti gli altri politici, perché i politici cosa fanno? Soltanto parlano, 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 non smettono di parlare. Ovviamente per questo sono, perfetti per per imparare, la lingua, perché ascoltate tante parole nuove, no, magari qualche volta dal contesto potete capire di che cosa stanno parlando, ma a volte per alcune parole è meglio di, prendere una nota, cioè di scrivere questa parola, ehm, in un quaderno oppure, non lo so, sul telefonino, non so dove, e poi più tardi potete cercare, il significato di questa parola, okay? D'accordo. Adesso se parliamo dei libri, ovviamente, in un modo simile, qui quando siamo principianti, sempre raccomando, ehm, i alcuni ehm, alcuni libri di bambini, no, con le storie, breve, con le storie brevi, sì, se è possibile anche con le foto, eccetera. Cioè libri per i bambini. Ah-ah, sì. Poi, per il livello B1, B2, ciò che raccomando, ovviamente sono le storie d'amore qui, libri d'amore. Perché? Perché, quando parlano qui, parlano, una mischia, diciamo, un po' della vita quotidiana che abbiamo visto qui su questo livello, A1, A2, ma nel livello B1, B2, parlano anche, un po' delle sue fantasie, no, perciò, utilizzano molto, i tempi condizionali, il congiuntivo e tutto, praticamente tutto, no, uhm, sì, e allora per questo sicuramente sarà molto utile di leggere questi tipi di libri di amore, no, uhm, sì, poi, per il livello C1, C2. Mh-mh. Ovviamente ciò che posso raccomandare sono, le cose seguente: per esempio, ehm, libri di scienza, poi, libri religiosi, e poi, mh non lo so, libro di informatica, libri di, non lo so, di marketing, libri del vostro lavoro, eccetera. Ovviamente non in inglese, ma in questo caso in italiano. Perché? Perché quando siete arrivati a questo livello C1, C2, ovviamente adesso
non è diciamo così sufficiente di parlare soltanto, della vita, diaria oppure delle vostre fantasie, oppure dei vostri desideri, ma anche avete bisogno di parlare di cose, un po' più serie, no, un po', ehm, non lo so, diciamo che per esempio, di poetica, di lavoro, di tante, tante altre cose, no, e per questo tipo di conversazione avete bisogno dei libri speciali ed anche i programmi speciali. Okay, d'accordo? Ecco, questo è diciamo più o meno che, vi volevo raccomandare, e qui si finisce la mia storia. Non ho tempo adesso per leggere, questa storia Biancaneve, siccome, ehm, tra poco devo dare una lezione, ma vi giuro, dopo di questa lezione vi leggo questo storia questa storia Biancaneve in italiano, ovvio. Okay, vi auguro una giornata stupenda e ci vediamo tra poco. Ciao, statemi bene ragazzi. Ciao.